tutti e benvenuti in questo nuovo video di motorbikedays.it. Scusatemi la voce un po' nasale, ma in questo periodo ho un po' di allergia. Oggi parliamo insieme di come creare un itinerario e vi raccontiamo la nostra esperienza. Abbiamo deciso di dividere l'argomento in 6 punti chiave per rendere più schematica la cosa. Partiamo quindi dal primo punto, l'idea. Idea che spesso nasce da racconti o da immagini o da video che abbiamo visto di determinati posti che ci piacerebbe raggiungere. Una volta che abbiamo la nostra idea e in mente dove ci piacerebbe andare, arriva il punto 2. Il punto 2 lo chiamiamo studio e ricerca. Perché? Perché sarà quella fase in cui cerchiamo più informazioni possibili riguardo al nostro itinerario, il nostro ipotetico itinerario. Quindi cerchiamo di parlare con le persone che sono già state nei posti in cui vogliamo andare, sfruttiamo internet, sfruttiamo i social, cerchiamo su YouTube tutte quelle informazioni che ci sono necessarie per capire se il nostro itinerario è realizzabile o meno. Una volta che abbiamo raccolto tutte le nostre informazioni, passiamo al punto 3, che è la programmazione del nostro itinerario. In questa fase che cosa facciamo? Creiamo una lista, proprio scritta, di punti di interesse e di luoghi in cui vogliamo passare. Ovviamente il nostro itinerario di solito che cos'è? È un giro, quindi cerchiamo di fare una lista completa per poi fare cosa? Passare alla fase successiva, che è quella di creazione dell'itinerario e di distribuzione di questi punti su una mappa. Arriviamo quindi al quarto punto, quindi la creazione della bozza dell'itinerario. Personalmente abbiamo trovato due software molto validi che sono Google My Maps e Basecamp. Il primo è accessibile a tutti quanti, chiaramente è un applicativo di Google. Il secondo invece è studiato e fatto apposta per tutti quelli che navigano con Garmin, ma in realtà è possibile utilizzarlo anche se non abbiamo il Garmin. È un software da installare sul nostro PC. È un software gratuito che possiamo utilizzare e a cui possiamo accedere. Nello specifico adesso vedremo come farlo su Google Maps, che è lo strumento che utilizziamo maggiormente noi. Allora, creiamo un itinerario molto veloce. Se poi volete un tutorial più specifico proprio su Google My Maps, fatecelo sapere nei commenti e ne facciamo un video dedicato. Allora, questa è la nostra interfaccia dove possiamo creare la nostra mappa e avere tutte quelle salvate. Noi creiamo una nuova mappa e questo è quello che ci appare, quindi la mappa dell'intero mondo possiamo sfruttare. Ovviamente quello che ci interesserà a noi è concentrarsi sull'Italia e faremo un itinerario per il Giro dei Quattro Passi, molto semplicemente. Allora, la prima cosa da fare è sicuramente dare un nome e un titolo a questa mappa, quindi prova, e una descrizione possiamo mettere Motorbike Days. Sulla singola mappa che cosa possiamo fare? Più itinerari, quindi che cosa faremo? Andremo poi a creare sul nostro livello un nome e da questo tasto possiamo andare a creare le nostre tappe. Allora, rinominiamo il livello, diciamo voglio fare Dolomiti Giro dei Quattro Passi. E qui come funziona? Esattamente Google Maps, quindi creiamo delle tappe, diciamo che partiamo da Canazei e come seconda tappa vogliamo andare a Corvara. Il sistema cosa fa? Calcola in automatico una strada, che di solito è la più veloce. Quindi proseguiamo, diciamo che vogliamo poi andare a Rabba e lui vedete distribuisce punti A, B e C e via via posso andare a inserire tutte le mie destinazioni che voglio andare a toccare. Quindi richiudiamo il nostro giro e torniamo a Canazei. Mettiamo che vogliamo fare una variazione all'itinerario, quindi vogliamo passare sul lago Fedaia. Che cosa facciamo? Ci basterà trascinare il punto da dove vogliamo passare e il sistema in automatico si cerca una strada alternativa che ci porti al punto che abbiamo selezionato. Fatto questo, la mappa viene ovviamente salvata e cosa posso fare? Sicuramente posso andare a esportarla in KML o in KMZ, stamparla, oppure andare a condividerla sui nostri social. Nell'elaborazione dell'itinerario è importante anche arrivare al punto 5, ovvero la pianificazione della logistica. In questo caso si creeranno subito due categorie: chi preferisce viaggiare avendo già tutto prenotato e chi invece, come noi, non prenota mai e fa tutto all'ultimo. Ovviamente per entrambi i casi è importante iniziare a stabilire di quanto vogliamo fare le nostre tappe, quindi pianificare il nostro giro, che sarà di un tot di chilometri, e dividerlo in una serie di tappe in base al chilometraggio. In questo caso ognuno sceglierà cosa ritiene più giusto per sé. C'è chi si farà tappe di 1000 km, c'è chi si farà tappe di 100 km. Magari mi voglio gustare il panorama, mi voglio andare a vedere un posto e perderci mezza giornata. Al contrario, c'è chi invece fa la vacanza proprio per andare in moto e fare 700-800 km al giorno magari non è un problema, ecco. La fase di programmazione e di creazione di itinerario è sicuramente la fase più interessante e divertente. Noi spesso ci capita di ritrovarci insieme tutti gli amici che si fa il viaggio, ci si mette una sera al tavolo e si sta lì a discuterne. Una volta completati il nostro itinerario sulla mappa, abbiamo stabilito il nostro giro, abbiamo stabilito la nostra logistica, che cosa ci rimane da fare? Una cosa che abbiamo trovato molto utile, quindi una sorta di roadbook.
Quindi uno schema, diciamo, passo passo, tappa tappa, in cui andiamo a segnare quanti chilometri facciamo, dove ci fermiamo a dormire, cosa vogliamo vedere in quella tappa, in modo tale che volta a volta ho una sorta di diario da consultare per non perdermi niente. Quindi come sesto punto mettiamo creazione del roadbook e creazione dell'itinerario definitivo, che ovviamente ricordatevi non sarà mai tale, in quanto non ci è mai capitato di andare a fare un viaggio e seguire passo passo l'itinerario, perché di sicuro ci sarà sempre l'imprevisto, ci sarà sempre la cosa che non abbiamo considerato che ci piace fare. La nostra chiacchierata sulla creazione degli itinerari finisce qui, vi ringrazio ancora una volta per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un like se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale e qua sotto in descrizione trovate tutti i nostri social e l'articolo dedicato. Per qualsiasi domanda o curiosità non esitate a scriverci nei commenti.